Quando andiamo negli alberghi spesso e volentieri troviamo questi saponetti che vengono inseriti come linea di cortesia. E abbiamo detto che le cuffie li possiamo usare per l'impasto, per le scarpe, per non sporcare il pallone. Se non hai visto il video te lo lascerò nella descrizione del video. Invece le saponette monodose li possiamo usare per profumare la cesta dove teniamo i pani. Noi mettiamo direttamente dentro, che magari può capitare che va in qualche fiera e si lava nella lavatrice con questa saponetta. Invece se noi prendiamo un nastro biadesivo, lo attacchiamo sul coperchio della cesta, in questo modo la nostra cesta è sempre profumata e soprattutto quando chiudiamo e apriamo viene un profumo favoloso di questa saponetta. Questo nastro biadesivo lo possiamo usare soprattutto se avete dei gatti in casa e non volete rinunciare ai vostri oggetti decorativi sui vostri mobili, possiamo attaccarli sopra questo nastro biadesivo. In questo modo proteggiamo i nostri vasi anche dal corrente di aria e quando lo vogliamo togliere si toglie molto facilmente senza rovinare i nostri mobili. Per evitare che l'aglio fa disastri nei nostri cassetti e soprattutto se li vogliamo conservare in modo bello, possiamo o metterlo direttamente nel portazucchero se magari non lo usate, ma soprattutto un'idea molto più originale è questa portamatite, portapenne. Ha dei buchi, respira e è anche molto bello da vedere. E questi gancetti magnetici, quante cose possiamo fare? Questi gancio è dotato di una forte capacità di tenere vari oggetti nel tuo armadio, da ufficio, cucina, soggiorno, porta, interno officina, ovunque ci sia metallo o acciaio. Sono magneti di alta qualità di ultima generazione e offre fino a 10 kg di forza. Ho visto nell'altro video che ha incuriosito molto ed è piaciuta molto l'idea di asciugare le cose in casa, ma non a tutti è stato chiaro come ho creato questo per fissare, no, questi bastoni da tenda. Guardate, facciamo così. Per farla più semplice basta prendere questi gancetti con le magneti, mettiamo il nostro bastone per la tenda e possiamo asciugare tranquillamente tutto quello che desideriamo. Anche questi magneti li troverete tutto nella descrizione del video e vi aiuterà molto sulla vostra organizzazione in casa senza dover fare dei buchi, senza dover rompere dei muri. Per evitare il calcare al nostro elettrodomestico e soprattutto per ripristinare i colori del nostro tessuto basta aggiungere il sale in lavatrice. Ho preso bicarbonato, dentifricio bianco, amalgamiamo bene affinché esce un impasto molto cremoso. Vi dico a cosa serve. In un anno avevo fatto decorazione sul camino e ho fatto con il chiodo dei buchi, è un brutto da vedere. Invece se noi prendiamo questo impasto e mettiamo dentro è un metodo facile, economico e soprattutto veloce. Questo impasto dentifricio con bicarbonato si pulisce molto bene, soprattutto se avete qualcosa in marmo, provate, vedrete che rimanerete contenti. Leggermente lo sbianca, cioè tipo toglie le macchie e soprattutto rimane un profumo molto fresco e in marmo ho notato che si rimane abbastanza lucido. Possiamo usarlo anche per lavare il lavabo, così evitiamo di sentire gli odori di detersivi che inquinano e soprattutto lascia un profumo molto fresco e ho visto che l'ha lasciato anche molto lucido.
Se avete questo problema con i capelli grassi, basta prendere un po' di shampoo, un po' di bicarbonato e fare un leggero scrub. Lo facciamo però ogni tanto perché sennò rischiamo che si secca troppo il capello. A questo punto voi ve ne accorgete come potete stare anche più giorni senza lavare i capelli, li sgrassa molto bene. E se per caso il vostro frigo ha preso un brutto odore e lo vogliamo eliminare subito, basta aggiungere un po' di bicarbonato, qualche goccia di limone e lo lasciamo in frigo. In pochi minuti ve ne accorgerete come il vostro frigo si riempirà di un buon profumo. Questo vale anche per le nostre scarpiere. È presente quando laviamo il lampadario, quando laviamo le finestre, stiamo lì a pulirle bene e quando accendiamo la luce o esce il sole fuori, ce ne accorgiamo che ci sono dei alloni, delle macchie sui nostri lampadari, sulle nostre finestre. Ma da quando ho scoperto questi pani microfibra di carbonio non c'ho più questi problemi. Questi pani sono qualcosa di spettacolare. Puliamo i nostri lampadari e le nostre finestre senza alcun sforzo, elimina tutte le macchie, tutti gli alloni, non rimane niente. Quell'effetto là quando la finestra non si vede che c'è in casa. Ce ne sono due, hanno 50x40 cm. Uno lo uso per pulire dentro in casa, un altro invece lo uso quando pulisco la macchina. Ve lo consiglio e il link lo troverete anche questo nella descrizione del video. Ma questo trucchetto viene ancora dalla mia nonna. Quando facciamo l'impasto per il pane, prima mettiamo a bollire un po' di farina di mais, quella per la polenta, e lo facciamo molto liquida. E poi facciamo il nostro impasto come siamo abituati, con lievito, con un po' di zucchero, un po' di sale, farina e aggiungiamo 2-3 cucchiai di mais, quello che l'abbiamo fatto prima bollire, e mettiamo il nostro impasto a riposare. Sempre stesso procedimento, creiamo il nostro pane e lo mettiamo in forno, aggiungendo un po' di farina di mais bollita, ok? Aiuta che il nostro pane rimane morbido per più tempo. Questo pane ha 4 giorni. Questo trucchetto me l'ha suggerita una di voi, mi ha scritto che per disinfettare il spazzolino per i denti li tieni dentro incoltorio e direi che è proprio un'ottima soluzione. Io ormai amo talmente tanto usare questo collutorio che lo uso anche per disinfettare quando lavo il bagno e vi dico anche un'altra cosa, me lo sono portata con me quest'estate anche in vacanza. Quando usciamo in terrazza nell'albergo mi dà sempre fastidio sedermi magari quando vengo dalla spiaggia, sedermi su queste sedie e per cui preferivo fare veloce 2-3 spruzzi per disinfettare tutto. Taglio a cubetti la cipolla, taglio a cubetti i funghi, quelli che li amate di più, e metto tutto a soffriggere con un po' di sale, con un po' di pepe, volendo anche un foglio di alloro. Taglio il formaggio morbido, lo devo grattugiare, formaggio morbido che non si attacchi alla grattugia, con un spazzolino spalmo bene con l'olio. In questo modo noi riusciamo a grattugiarlo al meglio senza che si attacchi e mi rimane tutto bello pulito anche la grattugia, che è molto più facile dopo di lavarla. Quando vogliamo tagliare la carne di pollo o di tacchino per fare anche questi fettine sottili, di solito la carne bianca tende ad come che si appiccica del tagliere, invece se noi spalmiamo con un po' di acqua è molto più facile lavorare e dividere la carne. Per questa ricetta abbiamo bisogno di sbattere bene la carne. Se non vogliamo che sporchiamo, mettiamo una pellicola sopra o direttamente lo mettiamo in un sacchetto. Metto un po' di sale, metto un po' di pepe, faccio questo, prendo una ciotolina piccola e mi metto prima la pancetta, dopo mettiamo la nostra carne che l'abbiamo prima sbattuta a farla fine, mettiamo un po' di formaggio che abbiamo grattugiato, un po' di funghi con la cipolla soffritta, chiudiamo bene e lo mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti.
Quando ho fatto vedere come chiudere le scatole di riso, di pasta, di cereali è stato molto apprezzato. Oggi vi faccio vedere come possiamo chiudere anche i sacchetti di plastica. Ragazzi, se questo video lo trovate utile e interessante, sostenete il mio canale con mi piace, con un commento e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save.